I pomodori sono i re incontrastati della stagione estiva. Il problema è che passata questa stagione meravigliosa per frutta e verdura poi è tutta roba di serra, e quindi la domanda è: come li conserviamo i pomodori? Su Instagram vi ho dato alcune proposte e avete scelto pomodorini confit, caramellato in forno sostanzialmente e che viene leggermente disidratato. È magnifico per 1000 preparazioni. Potrete usarlo così com'è per arricchire insalate verdi o anche insalate di riso o di pasta. Potete frullarli con un pochino di acqua calda per renderli belli cremosi e farci una buonissima pasta, oppure anche tagliati a pezzettini e poi aggiunti magari con un pochino di ricotta sciolta nel latte e condirci degli gnocchi meravigliosi. E in questa video ricetta vi insegno non solo a fare il pomodorino confit di base, ma anche come conservarlo per l'inverno sott'olio, così quest'inverno avrete i vostri pomodorini confit perfetti per essere presi dalla dispensa e utilizzati come meglio credete. Adesso però ovviamente li prepariamo insieme, ma prima sigla. L'aglio possiamo o tagliarlo a fettine molto sottili oppure anche schiacciarlo con lo schiacciaglio. Dipende ovviamente da come lo preferite. Con lo schiacciaglio vi ricordate che il gusto sarà un po' più delicato, e a fettine ovviamente quando metterete in bocca la fettina sarà un pochino più intenso. Io per la verità faccio poi una via di mezzo, perché gli spicchi dopo averli affettati così li trito un po' grossolanamente, perché in questo modo secondo me si spargono meglio su tutte le cose. Per questa ricetta io ho scelto dei pomodori piccadilli, belli grossi e molto ben maturi. Voi potete scegliere anche dei pomodori di una dimensione un pochino più piccola, ma mi raccomando di non sceglierli troppo piccoli, perché altrimenti a seguito della cottura si seccheranno un po' troppo. Invece se sono un po' più cicciottini rimangono comunque carnosi. Iniziamo a condire. In questo caso io ho scelto delle erbe di Provenza che ho comprato nel viaggio. A proposito, se vi state perdendo i video, mi raccomando di andarli a recuperare sul canale YouTube. Queste sono timo, rosmarino, salvia e origano. Io ne metto circa 2-3 cucchiai più o meno. Voi potete ovviamente usare anche erbe aromatiche fresche, oppure usarne anche di tipo diverso, quindi magari usando anche dell'erba cipollina, dell'erba pepe, insomma come preferite voi. Il nostro aglio tritato, un filo di olio, nel senso di un filo, non dovete esagerare, e poi con le mani andiamo a mescolare tutto, cercando di distribuire il più possibile tutti gli ingredienti. Soprattutto l'aglio non deve stare in un angolino solo. E mi raccomando che tutti i pomodorini devono avere un pochino di aglio. Adesso giriamo tutti i pomodorini che sono capottati così, li giriamo tutti quanti dritti. Per completare il tutto dobbiamo fare in parti uguali una spolverata di sale e in parte uguale di zucchero. Per avere la caramellatura è necessario un pochino di zucchero, però mi raccomando che su tutti i pomodorini ci deve essere sale e zucchero, e questo è il segreto. Adesso si va in cottura a 130 gradi, forno già caldo, per 2 ore e 30 a livello più basso del forno. Trascorse le prime 2 ore e mezzo mettiamo uno spessore, io uso questo ma potete usare anche una pallina di stagnola, la mettiamo qui per tenere un pochino aperta lo sportello del forno e andiamo avanti a cuocere altri 30 minuti sempre a 130 gradi. Terminata la cottura saranno così, un po' disidratati ma ancora carnosi e buonissimi anche solamente dal profumo.
quindi ovviamente potete aumentare i quantitativi per farli, quindi anziché una teglia farne 2 o 3, in modo poi da conservarli e averli pronti in inverno quando poi i pomodori non saranno più di stagione. Riempiamo con olio di semi di girasole i vasetti, facendo attenzione a lasciare questa parte, quindi un dito dalla superficie, libero senza l'olio. Le grigliette che serviranno a tenere giù i nostri pomodorini e a togliere anche l'aria. Battiamo per fare in modo di eliminare eventuali bolle d'aria. Rabbocchiamo un attimo se serve, perché i pomodorini devono stare bene sotto al livello. Chiudiamo molto bene. Siamo pronti per il bagnomaria. Mettiamo i vasetti in una pentola che li possa contenere in altezza, lasciando un po' di spazio, e mettiamo acqua fino a coprire l'altezza dei vasetti. Copriamo e portiamo a bollore. Quando inizia a bollire facciamo andare avanti per 45 minuti, ovviamente senza il coperchio. Spegniamo e lasciamo raffreddare completamente, meglio se fino al giorno dopo. Li prendiamo fuori dalla nostra pentola. Vedete che il tappo non deve fare clic clac, vuol dire che il sottovuoto si è fatto perfettamente. Li asciughiamo per bene. Prima di riporli in dispensa scriviamo sul barattolo cosa sono e la data. I nostri pomodorini confit sono prontissimi per essere messi in dispensa e perfetti per essere usati. Un altro utilizzo così buttato lì sulla pizza. Comunque di idee ve ne ho date un sacco, adesso correte al mercato a comprare i vostri pomodori oppure nel vostro orto, che è ancora meglio, e noi ci vediamo al prossimo video. Vi ricordo che su questo canale ci sono 2 video a settimana, ricette, viaggi, gastronomia, ristoranti, c'è un sacco di roba che stiamo preparando per voi e noi ci vediamo al prossimo video. Grazie per aver guardato questo, ciao!